Potremmo dare inizio a questa seconda parte della mattinata. Nel primo intervento Anna Maria Sorrentino ha tracciato temi e problemi relativamente a siblings e alle famiglie. L'intervento di Don Meyer ha precisato, ha puntualizzato alcuni di questi aspetti e ha aperto la prospettiva sulle risorse, essere sibling come opportunità, ma anche ha sottolineato la necessità di strumenti, di sostegni, di strategie, perché queste opportunità non cadano nel vuoto. Con il terzo intervento di Kate Strohm, che è fondatrice e direttrice dell'organizzazione Siblings Australia, noi ci addentriamo nella parte centrale delle strategie di sostegno. Kate ha attivato risorse, creato servizi, come sapete, ha promosso occasioni di formazione sia per le famiglie sia per gli operatori, e questo di nuovo mi pare un elemento qualificante, la cifra di questo convegno, no? Condividere i problemi, le opinioni, i modi di vedere e le soluzioni. Il suo libro, come sapete, è molto famoso, Siblings, Brothers and Sisters of Children with Disability, è stato pubblicato in Australia, negli Stati Uniti e tradotto in altri paesi del mondo, ed è una delle basi importanti, citate, come avete visto prima, anche da Don Meyer, come un elemento importantissimo di riflessione su questa tematica. Quindi è con molto piacere che cedo la parola a Kate Strohm. Okay, is that okay? That Mi potete microphone? sentire? Buongiorno. It gives me a lot of pleasure to be here today, and I'd like to thank the Paideia Foundation and Andrea and Fabrizio in bringing me here today. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui oggi e vorrei anche ringraziare la Fondazione Paideia, nonché Andrea e Fabrizio che mi hanno invitato per questa occasione. And today I want to share with you some of the things that I've learned over the last 18 years of managing Siblings Australia, where I've spoken to many siblings, parents and professionals. E oggi vorrei condividere con voi alcune delle cose che ho imparato in questi ultimi 18 anni nel mio lavoro con l'associazione Siblings Australia, e che mi ha dato l'opportunità anche di parlare con sibling e genitori di persone con disabilità. And I'll also draw on my own experience as a sibling of someone with disability. E vi parlerò anche della mia esperienza personale come sibling. So today I want to talk about 6 main things. 1, why we need to support siblings. 2, what siblings need, when they need support, where siblings can get support, how we might support them, and also to talk a little bit about why so few siblings access support. Quindi oggi vorrei parlarvi di 6 aspetti principali. Prima di tutto perché dobbiamo supportare i sibling, poi di che cosa hanno bisogno i sibling e quando hanno bisogno di supporto. Inoltre parleremo di dove i sibling possono ottenere questo supporto e come possiamo effettivamente fornirlo. E inoltre vorrei anche parlare un po' del perché siano così pochi in realtà i sibling che ottengono il supporto necessario. So first up, why support siblings? And Don covered some of these issues in his talk, but I'm just going to summarize it again. Quindi prima di tutto perché fornire supporto ai sibling? Don ne ha già parlato abbondantemente, ma vorrei semplicemente raccogliere alcuni punti per riassumere la situazione. So 1, siblings face challenges too. And we know that if they're supported, they're less likely to have longer-term difficulties. Prima di tutto sappiamo che anche i sibling hanno delle sfide che devono affrontare e sappiamo anche che se aiutati possono avere meno difficoltà nel lungo termine. And 2, siblings have
As we heard earlier, they've got the longest relationship of anyone with the child with disability and then the adult with disability. E poi, come è già stato detto prima, i sibling sono coloro che avranno la relazione più longeva con la persona con disabilità. So if siblings are supported across their life, then they're more likely to add to the quality of life of their brother or sister with disability. Quindi se noi riusciamo a fornire supporto ai sibling, avremo più possibilità che nel lungo termine i sibling possano aggiungere un aspetto positivo alla qualità di vita del fratello. And I've heard stories about siblings who haven't been supported, and it all then gets too stressful for them and they actually move right away from their family, which is very sad for everyone. E ho anche sentito molte storie di sibling che non sono stati adeguatamente supportati e che hanno cercato di lasciare la famiglia e la casa il prima possibile. Ed è così triste perché i sibling a questo punto perdono un aspetto importante della loro vita. So not only is the sibling missing out on a relationship with the person with disability, but even more important is that the person with disability is missing out on that relationship. Quindi non solo ci perde il sibling in questo caso, ma anche il fratello con disabilità perde un aspetto molto significativo del suo rapporto con il fratello. And so we know that people with disability often become isolated. Sappiamo anche che i sibling spesso finiscono per isolarsi. So if we have a concern, if anyone has a concern for people with disability, they have to have a concern for the brothers and sisters of that person with disability. Quindi se dobbiamo per forza preoccuparci della persona con disabilità, è necessario a questo punto preoccuparsi anche del fratello o della sorella di questa persona con disabilità. Okay, so what siblings need? First of all, connections with family and friends are an important part of any person's development and resilience. It's a fundamental thing for all young people. Quindi, di che cosa hanno bisogno i sibling? Prima di tutto, i sibling hanno bisogno di avere dei forti legami con la famiglia e con gli amici. Questo è fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi individuo e per sviluppare una certa resilienza. And obviously every sibling has a different experience, but for many siblings these connections are affected and sometimes interrupted. E ovviamente tutti i sibling hanno delle esperienze diverse a sé, ma tutti questi rapporti sono influenzati grandemente dalla loro esperienza come sibling. So, for example, the stresses within a family may have an impact on the connections within that family. Quindi, per esempio, gli stress che ci sono all'interno di una famiglia potrebbero avere un impatto negativo sui legami all'interno di quella famiglia. Sometimes family and friends won't understand the impact on the sibling, and that can affect the connections. E questo impatto sui sibling e sui loro legami non sempre è capito appieno dalla famiglia e dagli amici. And also for a sibling, sometimes their social activities are reduced. It might be hard to get them to some of those social activities. Inoltre, a volte le attività sociali dei sibling sono limitate e possono non avere l'opportunità di fare le stesse esperienze dei loro coetanei. And also sometimes siblings will be teased by their friends, children at school, which again affects those connections. E inoltre a volte ai sibling può capitare di essere oggetto di prese in giro da parte di amici o di compagni a scuola, e anche questo ha un impatto negativo sulla loro vita. So one of the really important things we can do to support siblings is to try and strengthen those connections
increase the number of connections, but also strengthen those connections. Quindi una delle cose che possiamo fare per fornire supporto ai sibling è rafforzare questi legami e anche aumentarne il numero. Oops, sorry, I didn't. Scusate, ho dimenticato di Did mandare I- avanti what le happened slide. There we go. Eccoci. The second thing is open communication within the family. Siblings need to be able to get information from their family. They need to be able to share their feelings with each other. So that open communication. E un secondo aspetto molto importante è una comunicazione aperta con la propria famiglia. I sibling devono avere la possibilità di ottenere tutte le informazioni che desiderano e anche di condividere apertamente i loro sentimenti con gli altri membri della famiglia. For example, I was talking to a mother one day and she said to me, well, I tell her, the sibling, I tell her all the time that she should feel lucky that she doesn't have a disability. Per esempio, tempo fa stavo parlando con una mamma di una sibling e questa mamma mi stava dicendo quanto lei dicesse spesso alla figlia che doveva sentirsi fortunata per non avere una disabilità. So in that family, it was very difficult for this young person to have the normal grizzles and grumbles and sharing of her feelings because of what her mother's view was about that. Quindi in quella famiglia per quel sibling era molto difficile ottenere la possibilità che normalmente hanno gli altri fratelli di condividere la loro esperienza e i loro sentimenti. And support from school and other organisations, agencies, associations, and again they can be giving information, resources, books, and I'll talk a little bit more about this later. E poi anche il supporto che si può ottenere grazie alla scuola o altre organizzazioni, associazioni che a loro volta possono essere fonte di informazioni e poi anche i libri, e di questo parleremo più approfonditamente più tardi. And they need connections with other siblings. As Don talked about, it's very important to be able to talk to people who understand. And no one understands a sibling like another sibling. E poi anche i legami con altri sibling sono importanti, come Don ha detto prima, anche perché nessuno capisce il vissuto di un sibling come un altro sibling. And then as siblings age, they need help with independence, developing their independence, but also thinking about the future. They need help in terms of, I guess, trying to develop a good life for their brother or sister with disability, but also a good life for themselves. E poi anche man mano che crescono i sibling hanno bisogno di aiuto nell'ottenere la propria indipendenza, la propria autonomia, ma non solo aiuto nel creare uno stile di vita, una qualità di vita positiva per il fratello, ma anche per se stessi. So when siblings can be open about their feelings with people who understand them, quindi quando i sibling hanno la possibilità di aprirsi con persone che li capiscono, and when they can learn ways to cope with the challenges, e quando hanno la possibilità di imparare ad affrontare queste difficoltà, then many cope very, very well. molti tirano fuori delle risorse inimmaginabili. So turning now to when do siblings need support? Quindi passiamo adesso a quando i sibling hanno bisogno di supporto. I believe very strongly that it needs to be at the very beginning, at the time of diagnosis. Io sono convinta che il momento in cui bisogna iniziare a fornire supporto sia l'inizio, il momento in cui si riceve la diagnosi. And then it should be throughout their life. E poi dovrebbe durare tutta la vita.
as one sibling said, no one ever asked us if we were okay or if we needed any help. Un sibling una volta mi ha detto: nessuno ci ha mai chiesto se stavamo bene o se avevamo bisogno di aiuto. And as siblings become adults, their needs change again. E man mano che i sibling crescono hanno bisogno di cambiamenti e di aiuto. And just a little story on that, from that quote. E vi voglio raccontare una breve storia su questo punto. 3 sisters, they were all in their 40s, were talking one day about the fact that they had aging parents and 2, a brother and a sister, with severe disability. 3 sorelle sulla quarantina stavano parlando di come i genitori stessero invecchiando e del fatto che avevano non uno, ma 2 fratelli, un fratello e una sorella con disabilità. And they were wondering how would they manage it all, managing their aging parents, their brother and sister, and their own families. E si chiedevano come avrebbero potuto gestire tutta la situazione, quindi non solo i genitori che stavano invecchiando, ma anche il fratello e la sorella in questione e la loro stessa famiglia. And it was then that they realized, as the quote says, that no one ever asked us if we were okay or if we needed any help. Ed è stato a quel punto che si sono accorte, come diceva prima la citazione, che nessuno aveva mai chiesto loro se stavano bene o se avevano bisogno di aiuto. How can that be? Come può essere? The really sad thing about this story is that all 3 sisters have had ongoing depression. L'aspetto più triste di questa storia è che tutte e 3 queste sorelle soffrivano di depressione. I'm going to skip the questions for now. Per adesso mettiamo domande, andiamo avanti. So moving on to where siblings can get support. And if we look at this diagram, it looks at all of the different settings that a sibling operates in. Quindi passiamo adesso a dove i sibling possono ottenere supporto e se vedete il diagramma nella slide ci mostra tutte le varie situazioni in cui i sibling possono ricevere aiuto. So siblings can have connections with parents, with other siblings, with extended family, with friends and other children, including other siblings, school, and then community associations. I sibling quindi tendenzialmente possono avere rapporti con i genitori, con la scuola, gli amici, altri bambini, anche i parenti, altri sibling e poi organizzazioni e associazioni. Now all of these groups of people can be risk factors. They can add to the challenges. Ora, tutti questi gruppi che ho citato possono rappresentare dei fattori di rischio, possono aumentare le sfide che i sibling devono affrontare. For example, the parent that I mentioned who told her child that she should feel lucky all the time adds to the challenge for that sibling. Per esempio, il genitore di cui vi ho parlato prima, che aveva detto alla figlia che doveva sentirsi fortunata di non avere una disabilità, rappresenta un'ulteriore sfida da affrontare per il sibling. Or friends might tease them. O gli amici potrebbero prenderla in giro. So they can all be risk factors, but they can all be protective factors. Quindi possono sia essere dei fattori di rischio, come anche dei fattori invece di protezione, positivi. And I'm now going to just look at some more detail with all of these different settings. E adesso vi fornirò qualche dettaglio di tutti questi gruppi. So with parents, and I'm going to run a workshop tomorrow for parents in which I'll go into this in a lot more detail, but just briefly today, going through some of these things, the first one is giving them information and involving them and
Sorry, you go on. Quindi per quanto riguarda il ruolo dei genitori, come sapete domani terrò un workshop dedicato ai genitori in cui parlerò di questo aspetto più nel dettaglio, ma vorrei darvi solo qualche piccola nozione. Prima di tutto è importante fornire informazioni e coinvolgere i sibling. And I think with information, it needs to be age appropriate. A little child needs a very simple explanation. E penso che l'informazione fornita debba essere adeguata all'età del sibling. Un bambino piccolo deve ricevere un'informazione che sia semplice e comprensibile per lui. One family I know created a little picture book about the child with disability. Conosco una famiglia che ha creato un piccolo libro con immagini sulla disabilità del bambino, del fratello. And it had pictures of things that the child could do and things that the child found difficulty doing. E conteneva immagini di cose che il fratello era capace di fare e anche di cose che il fratello non sapeva fare. So it helped that little child understand her sister's disability. Quindi questo ha aiutato il sibling a comprendere la disabilità del fratello. But she also took it to her preschool and was able to share it with the other children, so they understood more about this little child as well. Ma questo libro è stato anche portato a scuola e ha permesso ai compagni del sibling di comprendere la situazione della disabilità in famiglia. And I think it's really important when giving information about the disability to a sibling to talk about it in terms of strengths and weaknesses. E penso sia molto importante quando si parla a un sibling di disabilità di metterla in un'ottica di punti forti e difficoltà. And include the whole family in that. So dad can do this really well, but he can't do that very well. E anche includere tutta la famiglia nella spiegazione e quindi magari aggiungere, sai, papà è molto bravo a fare questa cosa, ma è anche un disastro fare quest'altra. So everyone in the family has things that they do well and things that they find difficult, and it's the same with the child with disability. Questo perché tutti in famiglia sono bravi a fare certe cose e non sono bravi invece a fare certe altre cose, e questo include anche il bambino con disabilità. And it's important to help parents give that information, and it's important to help parents to listen to what the sibling says. Ed è importante aiutare i genitori a fornire quelle informazioni e anche aiutarli ad ascoltare attivamente il sibling. And again, I'd like to go into more detail, but more tomorrow. But the next thing is watching for behaviour that indicates stress. And we heard earlier about how some children play up, some children become the good child, some become very anxious. E vi darò ulteriori dettagli domani, ma è molto importante anche osservare con attenzione il comportamento del sibling. Come abbiamo detto prima, alcuni possono comportarsi male, altri possono fare i bambini perfetti, altri ancora possono mostrare dell'ansia. Now, of course, if a child has anxiety, it doesn't necessarily mean that it's because of the disability, but we need to consider that. Ora, se un sibling soffre d'ansia, questo non vuole necessariamente dire che sia dovuto alla sua condizione di sibling, ma dobbiamo comunque prestargli una certa attenzione. Permission to express their thoughts and feelings. Il permesso di esprimere i propri pensieri e i propri sentimenti. And I'd like to tell another story to show this. E vorrei raccontarvi un'altra storia per spiegarvi questo punto. One mother had been worried about her teenage daughter, who was a sibling to a sister with intellectual disability.
Una madre era molto preoccupata per la figlia adolescente che era sorella di una bambina con disabilità intellettiva. She seemed quite down, and every time the mother asked her if she was okay, the sibling would say, "Yes, I'm okay." Sembrava piuttosto triste e ogni volta che la madre le chiedeva se stava bene, la ragazzina rispondeva sì, tutto bene. So she took her out for a coffee, and she again asked, "Are you okay?" Quindi l'ha portata fuori per prendere un caffè insieme e le ha chiesto di nuovo stai bene? E lei ha risposto di nuovo sì. And again the daughter said yes. You said that. Ho anticipato, scusate. But fortunately, the mother didn't give up. Ma per fortuna la madre non si è arresa. She went out again with her daughter for a coffee, È uscita di nuovo con la figlia. but this time she said, "It must be difficult sometimes being the sister to Susie," or whoever it was. Ma questa volta le ha detto deve essere difficile essere sorella di Susie o chiunque fosse. And the daughter burst into tears, and it all came out. E la ragazzina è scoppiata a piangere e si è finalmente aperta. Now, what had that mother given that child? Ora, cosa aveva dato quella madre a sua figlia? Permission. Il permesso. Permission to express her feelings. Now, if the mother had said, "Oh, it must be difficult sometimes," and it wasn't anything to do with the disability, would it matter? Ora, se la madre avesse detto deve essere difficile a volte e non avesse avuto nulla a che vedere con la disabilità, questo avrebbe avuto importanza? It wouldn't matter. No? At least the mother is giving that child the idea that she understands that it's difficult for her. In questo caso la madre ha dato alla ragazzina l'idea che lei sa quanto è difficile la situazione. So just briefly going through some of the other things, and I'll just mention them briefly. So spending one-on-one time with the child, maybe taking them out of school sometimes to have lunch. Altre cose importanti che vi cito velocemente potrebbero essere passare del tempo individuale con il sibling, magari andarlo a prendere a scuola e portarlo fuori a pranzo. Value their help, but avoid too much responsibility. Dare importanza all'aiuto che i sibling forniscono a casa, ma evitare di caricarli con troppe responsabilità. Encourage their own interests and activities, help them attend social activities or music lessons. Incoraggiare lo sviluppo di interessi personali e aiutarli nel frequentare attività extrascolastiche. Encourage contact with other siblings. Incoraggiare il contatto e i legami con altri sibling. And then as they become older, again talking about the future. E poi man mano che crescono parlare del futuro. So moving to the next setting, again that was very brief, but Quindi passiamo al secondo gruppo di persone, brevemente. extended family and friends can play a really important role. I parenti e gli amici possono svolgere un ruolo molto importante, Because social support is a key factor in positive family functioning for any family. perché il supporto sociale è un elemento fondamentale nel funzionamento positivo di qualsiasi famiglia. And for the sibling, it can give them a sense of value, of self-worth, it gives them connection, E per i sibling può essere un modo per aumentare la propria autostima, i legami, sentirsi stimati. and sometimes it's easier for the sibling to talk to grandparents or an auntie than it is to parents who they might be trying to protect. E a volte per i sibling è più facile parlare con i nonni o con gli zii piuttosto che parlare con i genitori che invece stanno cercando di proteggere. So it's important to include extended family and friends sometimes in clinic visits. Quindi è importante includere
gli amici e i parenti nelle varie attività e a volte anche nelle visite mediche. One mother I know sent an email to all of her family and friends Conosco una madre che ha mandato un'email a tutti i parenti e gli amici saying that yes, we have a child with disability, but we have the little sibling and she misses out. So if you are going to the movies or doing something, can she come with you? E questa mail diceva: sì, abbiamo un figlio con disabilità, ma abbiamo anche un fratello o una sorella che non ha invece disabilità, e quindi se fate qualche attività, per esempio andate al cinema, sarebbe carino portarla con voi. If we think about school can play an important role with siblings, but first they have to they need to recognize that siblings are an at-risk group. Anche la scuola può essere un ambiente molto importante, ma prima di tutto è necessario riconoscere che i sibling sono un gruppo a rischio. So school can help with a number of things, like making connections, helping a sibling feel that they belong. Quindi la scuola può essere utile per tutta una serie di aspetti, come per esempio sviluppare rapporti, legami e anche dare un senso di appartenenza al sibling. Some siblings don't develop really good social skills. For example, if you've got an older brother with autism, sometimes it's hard to learn those social skills of how to interact with other children. Alcuni sibling non sviluppano delle buone capacità sociali, per esempio se hanno un fratello maggiore che è autistico, e questo può creare dei problemi. Schools can also run disability awareness programs. Le scuole possono anche organizzare programmi di sensibilizzazione sulla disabilità. And teasing and bullying programs to help children not tease and bully, but also to help those who are teased to cope with that. E anche organizzare programmi contro le prese in giro e il bullismo, per insegnare a evitare di prendere in giro e anche aiutare coloro che sono oggetti di presa in giro. Sometimes they need help with homework because they can't do it at home. A volte hanno bisogno di essere aiutati mentre fanno i compiti perché non hanno la possibilità di farlo a casa. And sometimes they can learn coping skills. Sometimes teachers can help them manage the teasing or whatever else might be happening. E a volte possono sviluppare strategie di coping e gli insegnanti possono insegnare loro a gestire meglio le prese in giro, gli episodi di bullismo o qualsiasi altra cosa. And teachers can be a really important support for siblings. E gli insegnanti possono essere un'importante fonte di supporto per i sibling. One teacher helped one sibling really a lot by asking her to write about her brother with disability, and that really helped her. Conosco un insegnante che ha aiutato tantissimo un sibling chiedendogli di scrivere un foglio sul fratello con disabilità. And also school counsellors can work with siblings, either individually or in groups. E anche lo psicologo della scuola può avere un ruolo molto utile sia a livello individuale con il sibling, sia a livello di gruppo. So in Australia we have something called an education plan that plans the needs of the child with disability in terms of education. Noi in Australia abbiamo una sorta di programma, diciamo, di istruzione che in realtà serve per organizzare l'istruzione del bambino con disabilità sulla base dei suoi bisogni. And you probably have this in Italy. E probabilmente avete anche questo anche in Italia. And I think it's important to involve siblings in that process. E penso sia molto importante coinvolgere i sibling in questo programma. Because the sibling may contribute information, they may have ideas. Perché i sibling potrebbero contribuire fornendo informazioni o proponendo le loro idee. But it can also identify the needs of the siblings. So, for example, if they're not able to get their homework done or they lack social skills, the school can support them in those things.
ma può anche essere utile per individuare i bisogni dei sibling, e quindi se hanno difficoltà a fare i compiti a casa oppure mancano un po', diciamo, di capacità comunicativa, possono essere aiutati in questo senso. And also in community organisations or associations, we can try to increase the awareness of the sibling experience. E anche le organizzazioni e le associazioni svolgono un ruolo importante nel sensibilizzare le persone sull'esperienza dei sibling. And the work that's happening in Italy is really helping with this. E il lavoro che stiamo svolgendo adesso in Italia è un contributo molto importante. So that we can recognise siblings, provide counselling, family support, sibling groups, or practical support, for example, transport to get them to services. In modo da poter riconoscere i loro bisogni e anche fornire terapia psicologica ai sibling, per esempio, o anche aiuto più pratico, nel senso di accompagnarli per determinate attività. And as we've said before, we need more resources to support the whole family. E come abbiamo già detto prima, abbiamo bisogno di ulteriori risorse per aiutare la famiglia. I'll skip that one again. So how do we support siblings? What are the different ways that we can support them? We can work with a sibling individually. Quindi come possiamo fornire supporto ai sibling? Beh, prima di tutto possiamo lavorare individualmente con il sibling. We can listen to that sibling, we can give them permission to express their feelings. Possiamo ascoltare quello che il sibling ha da dire, dargli il permesso di esprimere le proprie emozioni. And some of those feelings are very difficult to express, like grief. E alcune di queste emozioni sono molto difficili da esprimere, per esempio il dolore. And we can share resources with them, like books, as we've said, and we can help them to, again, develop those skills they need to manage the teasing or the other challenges. E possiamo condividere risorse con loro, come per esempio fornire libri, e anche aiutarli a sviluppare delle capacità che li aiutino ad affrontare le loro sfide. We can assist parents to support siblings. Possiamo aiutare i genitori nel fornire supporto ai sibling. Family programs, counselling. Organizzare programmi per le famiglie, terapia psicologica. Siblings in groups. Organizzare gruppi di sibling. It's important to remember that groups are not suitable for all children. È importante ricordarsi che i gruppi di sibling non sono la terapia adatta per tutti i sibling. But for some children they're very, very helpful. Ma per alcuni bambini risultano essere molto utili. And they can be formal groups or they can be informal groups. E possono essere gruppi formali o informali. So children might just get together to go bowling or ice skating, or they might be more formal groups like sib shops or sib works or other programs that are much more program oriented. E possono essere quindi semplici occasioni per andare tutti insieme a giocare a bowling o a pattinare, come possono anche essere occasioni più formali come i sib shop. And then with adults, as I mentioned before, we need to help them to develop a good life for their brother or sister with disability, but also a good life for themselves. E per quanto riguarda gli adulti, come abbiamo già detto, dobbiamo aiutarli a creare un buon livello di qualità di vita per il fratello con disabilità, ma al tempo stesso non dimenticare la loro indipendenza. Actually, I just realised I missed one. Mi sono appena resa conto. Oh no, I che ho didn't. Sorry. dimenticato qualcosa? Yeah, No. I didn't. Don mentioned as well the online support, and we have one in Australia for adult siblings called SibChat, and one sister on that group
Don ha parlato prima del supporto online e abbiamo un gruppo di questo tipo in Australia che si chiama SibChat e una sorella in questo gruppo. She hadn't had contact with her brother for many years. She had panic attacks with him because he had been quite aggressive when she was little. Non aveva contatti con il fratello con disabilità da anni e aveva attacchi di panico perché il fratello era molto aggressivo. But through contact with other siblings, and she also read my book, she got the strength to reconnect with her brother with support. Ma grazie al contatto con altri sibling e dopo aver letto il mio libro ha trovato la forza di riallacciare i contatti con il fratello, grazie a questo aiuto. And they now share a really wonderful relationship. E adesso hanno un bellissimo rapporto. I want to just talk about sibling groups a little bit. Voglio parlarvi un pochettino dei gruppi di sibling. As I said, groups for siblings can be recreational, they can be educational, they can be supportive, they can also be quite healing. Come ho detto prima, i gruppi di sibling possono essere estremamente ricreativi, educativi, possono fornire supporto e possono addirittura aiutare a guarire. They can certainly reduce isolation, they give voice, they give skills to manage the challenges. Possono aiutare a ridurre, diciamo, l'isolamento, dar loro una voce per essere capiti e fornire anche gli strumenti per affrontare le sfide. And this is a picture of a recreational group. E questa che vedete sulla slide è un'immagine di un gruppo ricreativo. And then in terms of more formal programs, we have SIB shops and we have the SIB Works E manual. invece per quanto riguarda i gruppi più formali abbiamo i SIB shop e anche il manuale dei SIB Work. These are just two examples. There's other programs as well, Ma but questi sono solo 2 esempi, ci sono tanti altri programmi. I think it's also important just for a minute to think about why few siblings access support. Why do we not have more support for siblings? Penso sia anche molto importante soffermarsi un attimo sulla domanda perché così pochi sibling ricevono supporto. And one of the main reasons is that siblings don't ask for help. E una delle ragioni principali è perché i sibling non chiedono aiuto. Like the teenage sister that I talked about earlier. Come la ragazza adolescente di cui vi ho parlato prima. Sometimes they can feel guilty about asking for help when their brother or sister needs so much. A volte possono sentirsi in colpa per il fatto di chiedere aiuto quando il fratello o la sorella con disabilità già richiede così tante energie. Or they can feel disloyal if they complain. O possono sentirsi, diciamo, sleali se si lamentano. Sometimes parents can be very stressed, and so they're so involved with the child with disability that they don't recognize the problems in the child, in the sibling. A volte i genitori si trovano in una situazione talmente stressante, sono così coinvolti nella cura del bambino con disabilità che non si rendono neanche conto che l'altro figlio sta vivendo una situazione difficile. And then there's often a lack of coordination, collaboration, lack of funding, lack of understanding amongst organizations and professionals. E poi molto spesso c'è una mancanza di coordinazione, di cooperazione, anche di comprensione e mancanza di fondi nelle organizzazioni. Which is why it's so wonderful to see this work happening in Italy, where there are lots of people coming together and working on this together. Ed è il motivo per cui è così bello vedere queste attività invece in Italia, con così tante persone che si riuniscono e che cooperano. Andrea and his team are doing some wonderful work in collaborating and sharing information with each other.
Andrea e la sua equipe a questo proposito stanno facendo un lavoro molto importante nella condivisione di informazioni. And often governments overlook siblings. They're not in policy and there's no data. E spesso sono i governi stessi a non prendere in considerazione i sibling. For example, in the UK, the policy states that the needs of brothers and sisters should not be overlooked and they should be provided for as part of a package of services for the child with a disability. Per esempio, nel Regno Unito c'è una legge che dice che i fratelli e le sorelle non dovrebbero sempre essere presi in considerazione e che dovrebbero essere coinvolti negli aiuti per la famiglia con disabilità. So it doesn't mean that siblings are going to get supported necessarily, but it sets the scene for that to happen. It's a framework for that to happen. Quindi di fatto questo è un contesto che può stimolare la possibilità di aiuti futuri rivolti ai sibling, anche se non lo dice direttamente. And that's why I think it is, again, wonderful that you're working together, and some of that needs to be at that policy level. Ed è per questo che penso che sia fantastica la cooperazione e la collaborazione che ho visto qui. And I'd just like to mention a few things that we have done at Siblings Australia, and a lot of it has been around raising awareness and advocacy. E adesso voglio citare alcune delle cose che abbiamo fatto con Sibling Australia, soprattutto riguardo alla sensibilizzazione e all'incoraggiamento nel sostenere i sibling. And we have a website. E abbiamo un sito web. We run some sibling groups. Organizziamo gruppi di sibling. We work with adult siblings. Lavoriamo con i sibling adulti. With parents, with professionals. Con anche i genitori, con i professionisti. And the SibWorks program and school resources that we've developed. E abbiamo sviluppato un programma di SibWork e messo in atto risorse scolastiche. And also tried to do a lot of networking with other organizations. E abbiamo anche cercato di cooperare con altre organizzazioni. And I just thought people might be interested to know that in Australia we are getting a new disability system. E pensavo vi potesse interessare sapere che in Australia presto avremo un nuovo sistema per la disabilità. It's called the National Disability Insurance Scheme. Si chiama lo schema nazionale per l'assicurazione alla disabilità. And instead of agencies being given money to then provide services, e in questo caso invece di dare soldi alle agenzie per fornire servizi, the person with disability is going to be given money to decide where they want to get those services from. Sarà la persona con disabilità a ricevere i soldi e a poter decidere dove ricevere i servizi. And there's a lot of problems starting with it, but hopefully it will become better. E al momento ci sono un po' di problemi in questo ambito, ma si spera che la situazione si risolva. So I'd like to conclude by saying that really the most important thing we can do is acknowledge siblings. Quindi vorrei concludere dicendo che davvero la cosa più importante che possiamo fare è riconoscere lo status dei sibling, connect them to sources of support, collegarli con organizzazioni che li possano supportare. and that can be all of those groups that I talked about before: family, school, community, friends, family. E questo riguarda tutti i gruppi di cui abbiamo parlato prima, quindi la famiglia, i parenti, la scuola, gli amici. And through those connections they can then become more resilient. E grazie a questi legami possono finalmente diventare più resilienti. Grazie.
Grazie Kate per la bellissima relazione che chiude, credo, alla grande questa mattinata nella quale abbiamo fatto un excursus a partire dai problemi, dalle tematiche dei siblings e delle loro famiglie e che ha raccolto poi i suggerimenti relativi alle strategie con cui affrontarli che si sono concluse con questa relazione di Kate.